totalmente italiana, almeno agli inizi. Eccola qua, la Eco. E per andare alle origini della Eco bisogna andare indietro di tantissimi anni, più di 60. Infatti è cominciata l'avventura nel 1956 con il suo fondatore Oliviero Pigini, che nel 1956 importava chitarre semiacustiche dalla Jugoslavia di scarsa qualità e le rivendeva per corrispondenza. Poi nel 1960 ha cominciato a prodursele da solo e mettendosi in proprio, e ha fondato la Eco, che tuttora esiste. Ovviamente in tutti questi decenni ha passato molte vicissitudini, ha cambiato parecchie cose, però già negli anni 60 la Eco era abbastanza diciamo un colosso, perché vendeva chitarre in tutta Europa e le costruiva anche per la Vox, ed era con le loro forme stranissime. Erano chitarre in ogni caso, paragonate alle chitarre di adesso, erano chitarre di qualità, quando andava bene, diciamo abbastanza buona, però diciamo nella normalità erano chitarre abbastanza scarse, insomma. E comunque andavano per la maggiore nei gruppi beat anni 60 della musica italiana, come i Rox, l'Equipe 84, i Nomadi, Dick Dick. Quei gruppi lì sfoggiavano, ecco, a tutto spiano, e anche alcuni gruppi inglesi, o americani no, inglesi, diciamo, ecco, americani ancora si arrangiavano con le loro. Il salto di qualità la Eco l'ha fatto da non molto tempo, esattamente dal 2010, con Massimo Varini, che molti di voi conosceranno perché è un ottimo chitarrista, è un ottimo anche professionista. Massimo Varini e Roberto Fontanot. Scusa, devo leggere perché non ho una memoria di ferro. Hanno cominciato a dare una forma e anche una qualità alla produzione delle chitarre, spostandola ovviamente a Oriente, in Cina, e dando a queste chitarre insomma una qualità già dalla base, dai modelli base, molto più che accettabile, insomma direi buona. A livello, per fare un altro esempio con un marchio molto blasonato, famoso, la Harley Benton, che è il marchio di Thomann in Germania, che fa chitarre anch'essa di buona qualità pur a prezzi veramente bassi. Ecco, diciamo anche Harley Benton a chitarre per principianti, diciamo fino ai 100 euro, 150 euro, poi anche lì comincia a salire la qualità, come anche su Eco. Ecco, io qui ho una chitarra base, diciamo, è la S300, è una chitarra per principianti, per ragazzi che cominciano, ma anche per adulti che cominciano. Se avete un figlio che vuole cominciare a suonare, o se voi stessi volete cominciare a suonare, è assurdo spendere 500 euro per una buona chitarra, ed è giusto spendere il giusto per cominciare. Insomma, queste chitarre come questa Eco sono buone per i principianti, perché quando ho cominciato a suonare io, avessi avuto una chitarra così, probabilmente avrei risparmiato qualche anno di difficoltà, insomma, nel trovare confidenza con la tastiera e tutto il resto. Queste chitarre sono buone, voglio dire. Chiaro, la componentistica è economica, però la costruzione, essendo standardizzata a livelli ormai buoni, la costruzione è più che buona, voglio dire. Poi una chitarra così, presa per il proprio figlio, magari settata un po', perché
queste chitarre, c'è poco da dire, hanno bisogno di essere settate o da un liutaio o da una persona che se ne intende un po', perché le corde sono alte, i pick up sono quello che sono, e il manico magari non è del tutto dritto, ma non solo sulle eco, su tutte le chitarre economiche è così. Per cui una volta sistemata queste chitarre hanno una loro dignità e suonano benino. Chiaramente la Eco produce modelli anch'essa molto più qualitativamente apprezzabili, sempre però ad un prezzo più che abbordabile, e in questo caso, se vi interessa, potrei portare dei modelli di maggiore qualità, professionalità. Da amici chitarristi sento dire che sono chitarre che comunque non hanno niente da invidiare, chitarre che costano molto di più e a marchi famosi. Ecco, la Eco ovviamente è famosa anch'essa, però io lo ammetto, quando suonavo, se mi dicevano vuoi una Eco, dicevo tienitela perché non voglio rogne, mentre adesso una Eco è una chitarra che fa la sua bella figura, meritatamente comunque. Ecco, questa è la chitarra base, io parto dalla base, poi probabilmente, facilmente prenderò una chitarra o me la farò. Questa è di mio nipote che sta cominciando anche lui ed è una buona scelta, un'ottima scelta per partire, e la consiglio a papà, mamme, zie, nipoti, fratelli e compagnia che vogliono regalarla, oppure a coloro che la vogliono per cominciare. E non si può pretendere il suono di una Stratocaster Player Plus, però insomma ha un suono dignitoso, diciamo, per cominciare va più che bene, e anzi uno qui si può fare veramente le ossa e poi prendersi cambiare livello e andare su una chitarra di qualità superiore. Questa chitarra costa 139 euro su strumentimusicali.net. Comunque potete trovarla allo stesso prezzo che nei negozi della vostra città, magari anche più scontata, chi lo sa. Comunque, come costruzione, per essere una chitarra entry level, è più che dignitosa. Ha il manico in acero, il corpo è in tiglio, la tastiera è in American Rupanà, su strumenti musicali c'è scritto Palissandro, ma dovrei proprio vedere se fosse Palissandro, non è Palissandro. Ecco, niente, l'economicità del modello sta appunto, ad esempio, nelle meccaniche che tengono abbastanza bene la cordatura, però insomma bisogna sempre darci una regolatina ogni tanto, soprattutto se si esagera
con la brutalità negli assoli o in altre cose, ma comunque un principiante gli assoli comincia a farli un po' più avanti. Ecco, i pick-up anche questi non hanno una loro personalità, nel senso che sia in mezzo che sia al ponte cambia veramente poco. Comunque vanno più che bene e non c'è da lamentarsi, bisogna sempre considerare il prezzo di questa chitarra. Altro punto dove hanno risparmiato sicuramente il ponte, questo è il blocco che è ovviamente molto molto fine e questo influisce un po' anche sul suono. E i potenziometri fanno il loro lavoro, ma non hanno certo una qualità eccezionale come anche il selettore a 5 vie. Capotasto in plastica, la tastiera comunque per essere uno strumento così economico è fatta bene, l'American Rupanà, non ha nessun problema, i tasti sono appena un po' taglienti, ma niente di che, assolutamente non danno fastidio, tutto sommato un buon lavoro. Ecco, la consiglio ai principianti e a coloro che vogliono cominciare con uno strumento più che dignitoso e che fa il suo lavoro e che permette di acquistare una buona manualità, una buona abilità sulla chitarra, appunto per poi decidere se passare o meno all'upgrade, al livello superiore con una chitarra un po' più performante e più costosa ovviamente. Ecco, passiamo ai suoni distorti e poi ci salutiamo e vi ricordo di iscrivervi al mio canale che a voi non costa niente e a me fa molto piacere e mi fate un favore. D'accordo, ciao!